DJI, quale appassionato di droni oggi non conosce questo marchio? Beh, dopotutto è un po' il desiderio di tutti noi poter acquistare un drone della DJI, ma fortunatamente oggi è abbastanza semplice, anzi direi più economico poter comprare uno di questi droni, in quanto i prezzi si sono notevolmente abbassati, almeno per quanto riguarda la fascia entry level della DJI. Ricordo che quando io ne desideravo uno, per poterne acquistare uno di buon livello come un Mavic Pro 1 o un Phantom 3 o addirittura un Phantom 4, una bella 1000 euro bisognava spendercela sopra. Dopotutto DJI è da anni, se non da sempre, il leader incontrastato del mercato consumer commerciale non militare dei droni. E se ora vi dicessi, ragazzi, che DJI non se la passa poi così bene, mi credereste? Ho letto negli ultimi giorni un interessante articolo a riguardo della DJI su Forbes. Qui c'è un estratto, ma vi lascio il suo link qui sotto in descrizione video. Questo articolo esprime quello che è un po' il mio pensiero a riguardo della DJI, ma ci arriveremo per gradi. Nonostante ancora oggi in tanti mi contattino giornalmente chiedendomi informazioni, consigli su un nuovo drone da acquistare, specificando chiaramente che non vogliono comprare un drone cinese ma magari un bel DJI sotto costo, beh, io devo ricordare che DJI è un'azienda cinese che fabbrica in Cina, che da quando è entrata nella blacklist o entity list americana, ve ne ho parlato in questo video, ha iniziato a dare qualche segno di cedimento. Nell'articolo di Forbes vengono esaminate le conseguenze di questo evento. Da quando DJI è entrata nella blacklist americana, nonostante non sia stata ancora bannata del tutto come Huawei, per farvi un esempio, ci sono ancora indagini in corso, c'è stata una vera e propria fuga dalla DJI. Tanti dipendenti si sono licenziati per passare ad altre aziende. O almeno questo è quello che dice Forbes nel suo articolo, ma ho letto questa notizia anche su altre testate, quindi credo sia abbastanza attendibile. E tra questi c'è il capo della sicurezza pubblica DJI che ha abbandonato la nave dopo questo evento e che ha rilasciato anche un'intervista che ora vado a leggervi. Ha abbandonato la DJI perché, parole sue, scoraggiato dai tagli del personale e dalle lotte di potere sempre più aspre tra i manager localizzati negli USA e il quartier generale cinese. Sembrerebbero esserci non poche divergenze, scontri all'interno della stessa azienda. Nella sede di Palo Alto è stato smembrato anche il reparto di ricerca e sviluppo, composto da circa 10 persone, fondamentale per adeguare il software dei droni DJI alle esigenze del mercato consumer e industriale. Circa 70 persone degli uffici di Palo Alto, Burbank, perdonate la pronuncia, e New York hanno lasciato l'azienda lo scorso anno. Questo cosa può significare? Beh, può essere visto in diversi modi. I più ottimisti potrebbero pensare che si tratta di un rinnovamento dell'azienda conseguente a quello che è successo. I più pessimisti invece potrebbero pensare che si tratti di un'azienda che perde letteralmente pezzi. Qual è la mia opinione? Beh, se ci pensate bene, negli ultimi mesi DJI ha lanciato sul mercato una serie di nuovi droni a distanza di pochissimi, non dico mesi, ma settimane o addirittura giorni l'uno dall'altro. Un po' come se stesse cercando di accelerare i tempi. I suoi ultimi due nuovi droni, sto parlando del DJI FPV e del DJI Air 2S, sono droni oggettivamente lanciati sul mercato in uno stato molto embrionale, specialmente per quanto riguarda il lato software molto acerbo, e tra l'altro non sono stati nemmeno un grande successo commerciale, specialmente il DJI FPV. E se a questo aggiungiamo una notizia molto importante delle ultime ore, ovvero che DJI ha sospeso ufficialmente il suo programma di affiliazione, beh, il quadro si completa o il cerchio si chiude, vabbè, fate voi. Leggetevi l'articolo di Danilo di Quadricottero News linkato qui sotto per maggiori dettagli. Personalmente non ero più di tanto addentrato nel programma di affiliazione della DJI, in quanto, lo sapete, io sono un recensore abbastanza critico e per questo diverse aziende non mi inviano i loro prodotti in anteprima per le loro recensioni, perché significherebbe un po' vincolarsi a parlarne bene o comunque non malissimo, ma resta una bella batosta per migliaia di creator, negozi e attività che sfruttavano a buona ragione, in quanto si tratta di un mezzo molto potente, il programma di affiliazione DJI per i propri contenuti. Quindi cosa sto dicendo? Che DJI è un'azienda destinata a fallire? Beh, ovviamente no, o almeno spero di no, e lo spero per noi dronisti hobbisti, in quanto DJI è il marchio più importante per noi, in quanto produce ad oggi quelli che io reputo tra i migliori droni sul mercato. Quel che credo invece è che DJI stia cercando di accelerare un po' i tempi. Non so bene il motivo, forse perché il ban dagli Stati Uniti si avvicina
vicina? Io non lo so, non sono addentrato nelle indagini, non so come finirà questa storia, ma se dovesse arrivare davvero il ban dagli Stati Uniti, beh, DJI non potrebbe più accedere a tutte quelle componenti sviluppate negli Stati Uniti. Sto parlando di processori, ottiche e tutto il resto. E considerate che i droni DJI sono prodotti con tantissimi componenti sviluppati negli Stati Uniti, che poi magari sono prodotti in Cina ma sono pensati negli Stati Uniti. Ma potrebbe essere anche una buona occasione per i concorrenti della DJI, e non parlo dei soliti Autel, Skydio, Parrot, ma anche di nuovi concorrenti che potrebbero nascere dalle ceneri della DJI, di affacciarsi sul mercato e dare a noi consumatori maggiore possibilità di scelta. Bene ragazzi, queste sono le mie personalissime opinioni, ma ora voglio sapere voi cosa ne pensate. Parliamone insieme qui sotto nei commenti. In descrizione video vi lascio, oltre ai link degli articoli che vi ho appena citato, anche i link per entrare nel mio gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia e nel mio canale Telegram ufficiale Tech Best Deals. Entrate numerosi. E se questo video almeno un pochino così vi è piaciuto, beh, potete supportarmi molto semplicemente con un like, un commento, una condivisione, iscrivendovi a questo canale e attivando la campanellina per non perdervi le notifiche dei miei nuovi prossimi video. E direi che questo è davvero tutto. Io ora vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre che vogliate, sempre qui su Addicts to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!